Naviganti dell'hobby, bentornati sul canale. Allora, sono solo perché Paolo sta arrivando, è una star e quindi giustamente c'è già Luigi Spaccamonti che sta urlando Paolo! È l'unico arrivato in ritardo di tutte le interviste dell'archivio, quindi ci sarà un motivo, no? Vuol dire che come minimo è una star. Quindi vediamo dov'è. Allora, nel frattempo vi racconto un paio di cose. Allora, oggi intervisto Paolo Sorteni, che è speaker radiofonico, attore, ha fatto la comparsa per dei film spettacolari, ve lo racconterò non appena abbiamo iniziato, non appena arriva. E devo dire la verità, sono tra il preoccupato e il contentissimo, perché no scherzo, sono felicissimo di Podcast Rules. Podcast Rules sarà sostanzialmente un podcast fatto in tre, quindi da me, Paolo appunto e Luigi Spaccamonti, che è il comico che avete visto nella scorsa intervista, e praticamente sarà il podcast delle regole, quindi vi insegneremo a giocare ai giochi a modo nostro, leggendo le regole insieme. La cosa molto bella secondo me di questo format è che loro due sono fantastici e adesso imparerete a conoscerli, ma la cosa fighissima è che nessuno dei due gioca di ruolo, nessuno dei due sa cosa sia una miniatura e quindi imparano davvero le regole e le imparano con i follower che devono guardare il podcast. Quindi questa è l'idea sostanzialmente. E nulla, adesso dobbiamo solo aspettare, mi ha scritto 5 minuti ci sono, probabilmente i 5 minuti diventeranno 50 e io farò un monologo che dura tipo mezz'ora e gli altri 20 minuti vediamo cosa fare, magari chiamo Goblin oppure chiamo Mirtillo, che è il gatto, e vediamo un pochino che cosa salta fuori. Mentre aspettiamo vi faccio vedere allora intanto un po' di cosine. Ho montato i Terminator nuovi, questi sono i nuovi terminelli, molto molto grossi, 3 che sono praticamente quelli della scatola di Leviathan e niente, quindi adesso non dobbiamo fare altro che dipingerli. Quindi ricordate, se guardate indietro, avete praticamente già una puntata, sì, una puntata di tutorial sul weathering, sull'armatura che avevo già dipinto. Questa volta invece vi farò vedere come dipingere l'armatura alla base, quindi diciamo le prime luci, tutto aerografo in questo caso. Se qualcuno non avrà aerografo vedrà come fare con altre cose tipo spray, eccetera, eccetera, capiremo insieme. Si può fare anche col dry brush volendo, e quindi poi ci metteremo a dipingere. Quindi prossime puntate sappiate che arriva anche il tutorial dall'inizio, dalla A alla Z, per tutta la squadra di Terminator nuovi. Nel frattempo vediamo dov'è Paolo, eccolo qui. Oh, guardate, cioè, sembra quasi fatto apposta, guarda, quasi fatto apposta. Stavo facendo un monologo, ecco, sei già online, quindi tutte le parolacce che vuoi dire non dirle, mi raccomando. Allora, non hai il microfono attivo? Mettiamo a posto il microfono, prova ad attivarlo. Ancora no, ancora no. Non so se hai un mic o qualcosa, ci dovrebbe essere un'opzione all'interno della schermata che hai, proprio in basso credo, dove ti dice mic, tu lo premi, se no esatto, come vedete Paolone sta già mettendo le cuffie e quindi eccolo, ti sento, mettile. Dovrebbe avere Ragazzi, tutto. Paolo, cioè, ma voi non potete capire chi è Paolo Sorteni, cioè, un personaggio che non potete capire, cioè, io e Luigi faremo veramente fatica a tenerlo fermo. Infatti, Dimmi un giustamente, po'. eccolo! Si sente? Ora sì, tu mi senti? Io ti sento assolutamente sì, Alla la sento grande, ci forte e siamo. chiara. È arrivato il nostro Paolone. Yeah, we got it. Ci siamo carichi? Oddio, io in realtà sono in coma sotto shock, nel senso che ho fatto il turno in aeroporto stamattina e io sapevo Fantastico. già che probabilmente fare tutto ciò dopo quel turno forse non sarebbe stata un'ottima idea, ma ormai siamo online, siamo live e quindi non è troppo tardi per È tirarsi andata. indietro, dobbiamo Allora, procedere, niente. visto che siamo entrati a bomba in argomento, ti spiega cosa fa Sì. in aeroporto, perché in realtà è quello che fa anche Luigi, che è il tuo collega. Certo, perché tanta gente magari si chiede: "Che fanno quei 2 in aeroporto?" Esatto, Allo esatto. insomma, alcuni ci chiamano coibentatori, alcuni Bene, ci chiamano giravaligie, gira altri valigie. ancora gli incelofanatori. Insomma, Fantastico.
coloro che applicano sui bagagli da stiva, quindi quelli che volete proteggere di più dalla pioggia, dai furti, dalle aperture accidentali, sì, insomma, dalle rotture anche, Di i bagagli balle. appunto che mandate in stiva e che vengono protetti dalla pellicola protettiva che è 100% degradabile ovviamente, ma Certo. forniamo anche la tracciabilità, quindi l'assicurazione, la garanzia e l'assistenza 24 su 24, 7 su 7. Per cui se volete viaggiare sicuri, venite a trovarci in aeroporto. E dopo Non questo possiamo dire il nome spot, dell'azienda perché non possiamo fare pubblicità ovviamente, no, però credo che abbiate oddio, capito di cosa stiamo in realtà parlando. io non ho nessun problema, e se vuoi fare il nome dell'azienda non c'è Vabbè, problema, non lo facciamo, Quindi, dai, non ok. però insomma, Comunque, se passate dal Marco comunque, insomma, Polo. quando voi andate in aeroporto e dovete incerofonare la valigia perché volete proteggerla per il viaggio e non farvi rubare, aprire, cioè, Paolo e Luigi fanno quello in sostanza, no? Quindi detto questo, Con abbiamo quella sdoganato la caratteristica parte. plastica rossa. Esatto, passata la parte noiosa, entriamo nel vivo Sì, e nel bello, no? Allora, tu sei speaker, sì. Allora ok, da tutto quanti anni? questo allora praticamente questa cosa è nata un po' per caso in realtà, perché, prima del Covid ero un po' solito, fare gli auguri di buon compleanno agli amici o ai familiari, ai parenti, con dei messaggi audio in cui mettevo sotto la musica in sottofondo e, Fantastico. facevo gli auguri. Anche per esempio è successo a un gruppo dei coscritti, io non so, credo che città Anche a me non l'hai si fatto. usi però i coscritti penso che sia un termine che si usa più in montagna in realtà, cioè sarebbero quelli tutti quelli nati nella stessa annata. Ma ci puoi fare tipo un esempio di come funziona la voce impostata da speaker? È Cioè, impostata prova a buongiorno e fare. buongiorno e Oh? ben ritrovati qui su non possiamo dire che radio siamo, buongiorno e ben ritrovati su Podcast Rules. Anche oggi saremo in compagnia di Francesco e Luigi, parleremo anche oggi e staremo insieme per qualche oretta, parleremo delle regole del giochi, delle Giochi? miniature, eccetera, eccetera. Sì, insomma mi prendi un po' alla sprovvista al momento Sì, perché ma io è quello il bello. sono andato a dormire dopo il turno e quindi quando si dorme Stanco? di pomeriggio, però penso che tutti i nostri ascoltatori, chi fa Per dei lavori un po' intronate. notturni, un po' la mattina presto, sa già che ci si sveglia, peggio di prima Esatto, praticamente. esatto. Quindi non so se mi ha fatto Infatti, bene. infatti stavo già ragionando, Paolo, che tutte le sessioni di registrazione di Podcast Rules le dobbiamo fare quando abbiamo mattina tutte e tre insieme, in modo tale che siamo incoglioniti No, ti fino prego, no! all'ultimo. Cioè sì, per essere completamente già dici vabbè, anche perché Totalmente fusi. tu sei esperto del gaming, eccetera. Io Eh, e Luigi non lo siamo, quindi se non ci fai manco dormire è finita. esatto. Cioè Allora, cioè io quindi, da quanti anni sei speaker, quindi, più o meno? quindi stavamo dicendo appunto, Eh, durante il Covid tanti amici m'hanno detto: "Ma che bella voce che hai, ma perché non fai radio?" E quindi essendo che, un po' come tanti operatori del turismo o comunque nel settore trasporti, siamo rimasti fermi durante la è pandemia, vero, siamo rimasti in cassa integrazione, allora in quel momento ho preso la palla al balzo, ho guardato e qualche boom. sito, chi proponeva dei corsi di conduzione radiofonica e quindi ho cliccato su radiospeaker.it, questo la dico, e alla fine, ho comprato questo corso che poi avrebbe dovuto svolgersi in presenza a Milano già nel dicembre e poi in realtà siamo slittati a giugno perché poi se vi ricordate queste regole cambiavano in continuazione, allungavano, non si poteva spostarsi di Sì. regione, non si poteva spostare di comune e quindi alla fine io il corso l'ho frequentato a giugno e poi ho fatto un workshop di 2 giorni intensivo. Ho deciso di fare anche il corso avanzato, perché in realtà il workshop sono 2 giorni di full immersion, però, secondo me non c'era un grande modo insomma di migliorare così tanto, perché in Mhm. 2 giorni e quindi ho deciso di seguire poi il corso di conduzione radiofonica avanzata di settimana in settimana, quindi durante l'estate del 2021 Eh? e poi dopo ho avuto la proposta di una radio della Monza Brianza di collaborare con loro. E quindi, Fantastico. ho collaborato per 1 anno da solo con un programma in solitaria, dove parlavo, di cucina sostanzialmente, perché io sono appassionato come il mio collega Luigi, che siamo entrambi toro, tra l'altro Anche diciamolo, e io, ci tra le teniamo altre. molto, Anche a me piace la ecco, cucina. siamo appassionati di cucina, e poi invece, ho stretto amicizia con una ragazza che, anche lei era speaker su questa radio, ma in realtà Eh. era un'amicizia virtuale, perché lei aveva il programma prima di me. Io ho ascoltato lei ha ascoltato me, ci siamo stati simpatici, abbiamo chattato, ci siamo visti e abbiamo deciso di fare un programma assieme. E quindi abbiamo fatto 2 anni di conduzione radiofonica di coppia
assieme. Domanda, entriamo quasi nel serio, no? Quanto ha Sì. impattato secondo te il Covid nella vita delle persone e quanto nella tua? Perché per esempio il fatto che sei diventato una speaker radiofonico, magari domani Podcast Rules diventa la trasmissione della vita, con un mega successo, ci seguiranno in 2 milioni di persone, non lo so come andrà, però magari andrà bene. Se andrà bene torneremo indietro nel tempo e diremo: "Wow, pensa se nel Covid Paolo non si inventava di fare lo speaker". Quindi secondo te quanto ha impattato nella vita delle persone il periodo storico del Covid, per cui qualcuno si è reinventato magari il lavoro, la vita Eh beh, e sì, sì, sicuramente il Covid ha stravolto le nostre vite e mi sento di dire che in molti casi anche in maniera positiva, perché comunque, io credo che la frenesia del lavoro, alla fine praticamente lavorando full time, cioè praticamente sei sempre al lavoro, nei brevi spazi di ferie, ti prenoti qualche viaggio per staccare la spina e quindi quand'è che hai realmente tempo per pensare a cosa ti piace fare, oppure per portare avanti una passione? Cioè, secondo me si è okay. quasi a volte travolti in Italia dal Sì, lavoro, sì. perché si Questi pensa lì al lavoro, arrivi a costretti a casa, cerchi fermarsi. di staccare la spina, attacchi su un reality, attacchi magari una sciocchezza, un programma in TV, oppure guardi un attimo i social, poi devi pagare le bollette, poi c'è, come si dice, il bollo auto, poi bisogna fare il 7:30, poi le vacanze in agosto, poi arriva Halloween, i morti, poi arriva Natale, i regali. Cioè, quand'è che pensiamo un pochino a noi stessi a portare avanti magari quello che ci piace, magari anche solo Infa quando abbiamo il tempo di accorgerci quello che ci piace, perché in tutti i giorni così di fretta, Bellissima questa cosa, bellissima un questa non abbiamo ques cioè alla sì, fine i veri artisti, cioè sono persone che avevano il tempo di essere creativi. Ma se certo, siamo tutti i giorni bombardati da cose, da notizie, dal lavoro, dalle mail lavorative, dagli impegni, cioè quand'è che abbiamo il tempo di essere creativi? Mai. E quindi è faticoso. sì. Sì. Detto questo, l'altra parte artistica della tua carriera, diciamo, è che sei attore comparsa. Sì, allora in realtà forse la cosa artistica è un po' partita dalla mia famiglia, perché hanno deciso di farmi studiare pianoforte. Quindi in Ah, realtà okay, quando ero piccolo mi hanno fatto studiare pianoforte. In realtà mia madre voleva farmi studiare ballo, se devo dirla tutta. okay, Solo che io sono okay. nato in Valle Camonica, in provincia di Brescia, comunque un posto abbastanza insomma provinciale, quindi comunque corsi di ballo per ragazzi o per bambini non ce n'erano all'epoca e quindi mia mamma decise di farmi studiare pianoforte. Quindi poi sono stato al conservatorio, ho fatto il diploma, sì, forse la musica classica non era realmente la mia passione, però comunque, ho studiato per anni quello. Quindi Poi in realtà suoni pianoforte anche molto bene, perché se sei sì, ho diplomato studiato pianoforte, solfeggio, armonie, insomma tutte quelle materie. Poi ho fantastico. suonato in chiesa per anni in realtà, mi sa che questo tu non lo sapevi, No, però io no. suonavo col coro del mio paese e di un pae quindi praticamente a Natale, piuttosto che a Pasqua suonavamo 2 messe, facevo 2 messe Ah, alla volta. perché dalle altre Eh sì. la cosa è simile perché io ero evangelico, però anche io effettivamente ho iniziato in chiesa a suonare e cantare, eh. Cioè la passione per la musica l'ho scoperta intorno ai 12, 13 anni proprio cantando nel coro della chiesa, poi ho iniziato a fare la Anch'io ho chitarra, cantato nel coro pian della pianino. chiesa, poi, Certo. sono andato al conservatorio, mi sono passato a prima voce, poi dopo alla fine, suonavo e quindi mi hanno proposto di accompagnare il coro, quindi facevamo anche dei concerti, qualche matrimonio. Sì, là è nata un po'. E Poi in quindi quando hai realtà iniziato a recitare? beh, a recitare come in realtà noi comunque siamo prevalentemente figurazioni, però comunque ecco anche Okay. questo ruolo di figurazione è nato allora la data è emblematica ed è impossibile da dimenticare, perché la prima comparsa è stata il 6/6/2006. Io pochi giorni Uh, prima avevo, litigato pesantemente con i miei e quindi avevo deciso di andarmene di casa, ero venuto qui a Venezia dove studiavo, il 6/6/2006 è stato il primo giorno di riprese per il film Casino Royale, quindi sto parlando della saga di quindi James Bond. quindi sei stato comparsa in Casino Royale. Sì, 3 giorni di comparsa Poi intensa, sì. sparami gli altri 2 film, mi sa che li di sparali tu. Ci sono tanti film, sicuramente uno degli ultimi più significativi è stato Mission Impossible con Tom Cruise, Il che l'abbiamo Reckoning, che è girato proprio la prima sì, parte, sì, no, esatto, la prima parte e la e seconda deve Spider-Man uscire 2 ancora. con Tom Holland. Spider, l'abbiamo girato anche un pochino in aeroporto, però sicuramente se devo dire una comparsata più significativa è stata quella appunto per il film di Tom Cruise, perché Eh, all'epoca, se ti ricordi, avevano iniziato le riprese le a riprese. marzo del 2020 quindi avrei dovuto partecipare in quel marzo. Poi è stato bloccato tutto.
Tom Cruise ci ha tenuto molto a ritornare a Venezia e quindi nell'autunno di quell'anno è ritornato a Venezia, siamo stati rischedulati e quindi ci siamo ritrovati a girare comunque in piena pandemia ed è stata una situazione comunque incredibile perché, Incredibile. c'era la paura Sì, del Covid. Facevamo i tamponi tutti i giorni. tutti i Il giorni. tampone molecolare, il tampone rapido, cioè ogni giorno facevamo il tampone, poi facevamo le riprese, poi a fine riprese facevamo un altro tampone. Cioè, sì, E è poi stato mi molto. raccontavi che Tom Cruise ha voluto conoscervi tutti? Sì, la terza perché abbiamo girato, ecco, questa scena notturna, praticamente ci recavamo a Venezia alle 16 del pomeriggio. Facevamo il nostro appello, il nostro tampone rapido e poi giravamo praticamente la sera, la notte, cioè io tornavo a casa alle 8 del mattino. In realtà è Madò, stato una cosa abbastanza impegnativa, perché immagina di impegnativa. lavorare 3 notti di fila. Eh sì. Poi ecco, adesso non vorrei dire cose imbarazzanti, però devo dire che io il terzo giorno ero veramente sfinito, anche perché passavi la notte a bere caffè. Sì, Immagina quanto l'effetto del caffè alla terza notte, cioè lo certo. stomaco, l'intestino era Sì, tutto in sì, palla. La sì, sì. terza notte Tom Madò. Cruise, di quelle 80 comparse che eravamo quello terzo giorno di ripresa a Palazzo Ducale, ha deciso di conoscerci, di persona. E E come, quindi cioè, tutti e 80 le comparse? sì, ha preso il tempo, cioè è stata una cosa che non ci aspettavamo, perché di punto in bianco ci han detto: "Ragazzi, guardate che avete l'opportunità di parlare con Tom Cruise, vuole conoscervi tutti", e quindi uno alla volta ci siamo messi in fila e tutti abbiamo avuto insomma qualche minuto per parlare con lui. Cioè è Wow. una cosa che non mi sarei mai Sì, sì. aspettato, anche perché in realtà tante volte nei film gli attori anche sono un po' schivi. Io per dirti ho partecipato a dei film in cui c'erano anche degli attori comici italiani Mh-mh. che non hanno fatto mezzo sorriso, che Eh. anzi mi hanno anche per certi aspetti deluso, perché ti aspetti da un attore comico un Eh sì. sorriso, una verve, Sì, e sì, invece sì. no, recitavano la loro parte indifferenti totalmente a quelle che erano le figurazioni. Mentre invece Tom Cruise ha scelto in quell'autunno 2020 di, salutare personalmente tutte le 80 comparse. Wow, In quella notte wow. lunghissima e indimenticabile. Eravamo tutti con la mascherina, quindi insomma vabbè, diciamo che ho anche la foto, ma era una foto insomma E apprezzabile fino a un certo quindi, punto. sostanzialmente per fare la comparsa come si fa? Cioè ci si iscrive da qualche parte a un booking, un'agenzia di booking, come funziona? Ma guarda, in realtà, io penso che all'epoca, sì, anzi sono sicuro, all'epoca già nel 2006, queste notizie appaiono sui giornali. Quando ci sono delle grandi produzioni cinematografiche, la notizia appare anche sui giornali. Quindi Mh-mh. in realtà, devo dirti un altro film che invece questa collaborazione non è andata a buon fine, è stato The Tourist. E io mi ricordo che Okay. all'epoca ho fatto ore e ore di attesa per il casting, perché una volta per carità, alcune volte vieni chiamato direttamente The dall'agenzia, una Tourist delle era principali quello che con c'è a Johnny Depp, Venezia. vero? Johnny Sì, Depp. esatto. Però poi mi dissero che a quell'epoca forse persero alcune candidature, eccetera. Comunque ti dico che faceva freddo, io sono rimasto per ore in piedi ad aspettare, perché poi Mh. immagina ovviamente quando appare sui giornali, poi vogliono partecipare tutti, ma un po' anche con Spider-Man. A Spider-Man ho fatto 2, 3 giorni a Venezia e 2, 3 giorni a Mestre di Mh-mh. casting e c'era una fila in via Poerio, cioè era una fila lunghissima, perché Sì, una volta sì. che appare sui giornali, una Eh produzione beh. importante, quindi anche film che appassionano tante persone, la gente anche solo per curiosità vuole partecipare, vuole andare a vedere di cosa si tratta e quindi si mettono tutti in fila Sì, e tu ti sì. metti in fila e aspetti. Cioè comunque devo dire, che se vogliamo è anche un po' un investimento del tuo Sì. tempo, perché tu in ogni caso sai che ti fai una fila infinita, stai ore sotto il sole piuttosto che al freddo, fai il tuo casting, fai la tua foto, ma non sai se verrai preso. E tra l'altro, nel caso di noi che comunque abbiamo un lavoro tutti i giorni, quindi non è che siamo disoccupati, sai anche che non è nemmeno sicuro che quando verrai chiamato, perché poi ti scelgono per una scena, non è che ti scelgono per tutto il film, ti scelgono per quella scena. Per quella scena decidono di riprendere quel giorno. Quel giorno sei disponibile? Se Certo. sì, vieni chiamato e poi vieni pagato. Se invece no, perdi tutto, quindi hai fatto magari la fila sotto il sole o al Sì. freddo per nulla. Quindi comunque a volte io sento tante volte le persone che mi dicono, anche in passato: "Ma che bello, vorrei partecipare anch'io". Poi quando dico loro: "Volete venire al casting? Dobbiamo andare a Padova, dobbiamo andare a Venezia, c'è da fare una fila". No, sai, quasi quasi Certo. no. Cioè ti Ecco giuro, perché qua io ho fatto anche dei casting a Padova in realtà
Ho preso certo. la macchina, sono andato, io avrei dato anche il passaggio a qualcuno. Quando ho chiesto alle persone, tanti di quelli che mi "invidiavano", fra virgolette, che mi dicevano: "Ma tu Paolo come fai a fare queste cose?" Quando c'è da fare un minimo così di fatica, poi la Ciao. gente si tira indietro. Eh no, quindi sono andato a Padova da solo. Allora, qui ho la domanda che è venuta fuori da sola praticamente, no, quindi Mh. detto tutto questo, tra musica, parte attoriale, si può dire attoriale? Non Sì, anche perché comunque abbiamo ehm, girato anche delle pubblicità per Belmont Cipriani, quindi abbiamo fatto anche un programma speakeraggio ho eccetera. girato che è andato in onda su una rete privata, prima Free TV. Okay. Credo che sia un po' forse su YouTube c'è qualche traccia, però è un programma che andò in onda su questa rete di Rovigo, E quindi c'era anche una drag queen bresciana, insomma è stata una cosa divertente. la domanda è: perché lo fai? E perché lo fai? Ma perché ovviamente chi, partecipa a queste cose ha un forte narcisismo, cioè nel senso Io diciamo sì, allora, chi partecipa a okay, queste cose, come ti dicevo, sono cose anche piacevoli, perché poi fare la comparsa o comunque lavorare nel certo. cinema, è piacevole, si conoscono sempre persone interessanti, però alla fine potresti anche stare sul set 13 ore, Sì, 15 ore, cioè tu torni a casa non con la stanchezza di un normale turno lavorativo da 8 ore. Tu torni a casa dopo esserti svegliato magari alle 3 del mattino, aver avuto la convocazione alle 5 del mattino a Venezia, aver fatto la prova costumi, il trucco e parrucco ed essere rimasto sul set 13, 15 ore. Allora, se lo fai è perché alla fine, al di là del compenso economico, è la passione che ti porta a esatto. Quello farlo. che volevo sentirti dire era Sì, questa è parola. quello, perché alla fine non c'è compenso economico che tenga, perché magari fai questo lavoro lo fai nei giorni che prendi di riposo o che prendi di permesso dal lavoro normale. Quindi i giorni che dovresti riposarti ti stanchi ancora di più, perché lo fai? Lo fai per passione ovviamente, per passione per il cinema, per passione per l'arte, perché comunque ti piace apparire in qualche modo, perché se ti piace stare davanti a una telecamera, davanti a uno schermo, se ti piace stare davanti a un microfono, vuol dire che sei una persona estroversa, che ti Certo. piace insomma esplicitare te stesso, raccontare te stesso, essere messo in evidenza, altrimenti non faresti mai una roba del genere. Ti faccio quindi un'altra domanda. Per Paolo Sorteni cos'è la passione? Puoi La pensarci, passione è quello che la passione è quello che mette in moto il cuore, cioè quello dove metti la creatività, è quella cosa in cui ti senti vivo. Okay. Dove ti senti creativo e ti senti vivo, e senti magari anche quella leggera ansietta, senti quel brivido, Okay. è quella cosa che ti fa tremare, che ti fa avere quel brivido di paura, di ansia, sì, che ti tiene vivo alla fine, non è la routine, è quella Pe cosa che ti piace fare, che, ti appaga, ti okay. rende completo, torni a casa felice, hai fatto magari tante ore, hai avuto anche un po' magari di ansia, di agitazione, però poi alla fine sei contento, sei soddisfatto. È quella cosa Allora che ti tiene in vita la te passione. l'ho chiesto esatto, te l'ho chiesto perché ovviamente il mio canale, come sai, tu lo segui da sempre, è un Sì, canale che è proprio fatto di passione, no, parte dalla mia certo. Eh passione sì. per il modellismo, per i giochi di ruolo e poi ha un ritorno, un feedback della passione dei follower. Adesso per esempio ce ne sono 6 online che ci stanno guardando, ma mentre parli vedo che ne sono entrati 8, usciti 3, tornano dentro 4, è tutto un via vai, C'è no, tutto un e movimento. quindi è una sorta di hub della passione, in poche Sì, parole, ovviamente passione legata ai giochi di ruolo e al modellismo, no? Sui giochi di ruolo vedrai che avrai di che divertirti perché di fatto sono giochi che sviluppano la parte attore e quindi è perfetto perché ovviamente tu devi interpretare un ruolo mh-mh. e calarti in quel ruolo all'interno di un mondo, di un background che viene raccontato di manuale in manuale, no? E quindi questo durante Podcast Rules lo faremo, soprattutto spiegheremo come fare e magari ogni tanto io, te e Luigi tenteremo di interpretare la parte di qualcuno per riuscire Certo. a spiegare come funziona. E poi c'è il modellismo, per cui praticamente fai miniature come queste le ho montate prima, proprio prima dell'intervista, perché poi dovrò colorarla e quindi dopo averla montata, stuccata, messa a posto, adesso per fortuna c'è meno bisogno di stuccare di una volta, ma una volta impazzivi, solo per prepararla sembrava di aver fatto già modellismo e poi devi colorarla. Quindi poi ci vuole tutto il resto
tutto il corollario, tutto quello che vedi dietro per riuscire a dare vita a questa miniatura, no? E i follower che sono su questo canale vivono di questa passione praticamente, quindi io cercherò di contagiare te e Luigi praticamente man mano e mi sto chiedendo come diventerà Podcast Rules, per esempio, fra un anno o fra 2 anni, se ancora faremo il format e magari avrà avuto successo, perché ormai voi avrete deciso se vi piace o no, perché di fatto poi succederà prima o poi a forza di mangiare questo tipo di materiale, scoprirai se Alla non ti fine, interessa certo. nulla, perché magari, che ne so, andremo avanti a fare podcast perché ci piace lavorare insieme, per dire, no? Certo. Oppure Però vedo dici, che alla fine cacchio, anche la tua, che potrebbe essere una passione che potremmo forse definire un pochino nerd, però sì, alla fine anche molto, questa tua passione ti porta a conoscere altre persone con cui certo, condividi la stessa passione, perché mi dicevi l'ultimo evento in cui hai partecipato, hai conosciuto tantissime persone che a non Bologna, conoscevi dal vivo, ma ti conoscevano già grazie ai social. Quindi bravissimo, alla cioè, fine è un modo per condividere con certo. gli altri qualcosa. Certo, è proprio a livello sociale perché è proprio una passione, nel caso dei giochi di ruolo e delle miniature di questo tipo, che invece che essere il modellino classico che si faceva da piccoli dell'aeroplano, magari della RAF, che te lo dipingevi, ti facevi il Sì, tuo diorama e te lo mettevi in vetrina da solo, questo è fatto per giocare con altre con gli persone sul altri, tavolo. certo. E quindi sono giochi di società e giochi di ruolo che sono giochi di società, infatti, un po' particolari perché sono molto più, tra virgolette, profondi, non complessi ma profondi, perché veramente ti addentri in un mondo e a volte ci sono partite che possono durare un anno, per dire, no? A step. Poi puoi Ah, ho partire da capito. una città, nella città è tutta una serie di avventure, guadagni di esperienza e soldi, armi e armamenti, zaini, fiaccole e vai verso magari una caverna in un dungeon dove sai che c'è un tesoro e quindi tutto il viaggio per il dungeon è un'altra partita. Poi sei nel dungeon e la partita all'interno Sì. per vedere se trovi sto tesoro e quando l'hai trovato chi diventi? Magari diventi ricco e quindi puoi comprare un castello, per esempio in Dungeons and Dragons, non so se ne hai mai sentito parlare di questo gioco di ruolo che è il più famoso, diciamo, no? Dungeons and Dragons è un gioco fantasy fatto quindi di draghi, elfi, nani, tipo Signore degli Anelli per capirci, Sì, ho e, capito. e di fatto, cioè, lì tu hai tutta una serie di possibilità per cui arrivi addirittura puoi diventare un semidio, puoi comprare un castello e possedere un feudo e dopo lo devi governare. Quindi poi succede Ah. tutto un casino, ma poi quel gruppo di persone va comunque in giro, solo che tu ormai sei diventato un feudatario, l'altro è diventato un semidio Sì. e siete insieme in un bosco contro un drago, per dire, no? Insomma, un Quindi viaggio nel tempo. è in tutto, cioè sì, sì, Bellissimo, è è bello, bellissimo. in realtà è affascinante, capito? E effettivamente a me questa passione, e ti volevo chiedere questo, no? Per non dilungarmi su questa cosa, ma per arrivare alla domanda, tu che cosa hai come passione che ti tiene appunto sveglio? Cioè, se ci sono dei libri che leggi, appunto fare l'attore in un prossimo film, quindi magari sei cinefilo, c'è qualcosa che ti tiene sveglio la notte e dici, questa cosa ogni volta che mi metto lì perdo le ore perché mi piace. Beh, allora io ho un po' sempre avuto la passione, devo dire, un po' del cinema, ma un po' anche dei personaggi televisivi, un po' dei famosi. Cioè io non lo so, Ah, credo ah, che sì, mi intrigano molto, a volte anche il gossip, perché non lo so, io, ho questo, non so, doppia personalità, non lo so, in qualche modo ah-ah, mi sento in qualche modo vicino a loro, quindi è come che voglio scoprirli meglio. Quindi a volte devo dire anche il podcast che ultimamente sta spopolando, quindi le interviste a cantanti, personaggi famosi, a me intrigano tantissimo. Ho scoperto che mi piacciono un sacco perché il podcast, a differenza di quelle interviste classiche televisive dove vengono fatte le solite domande preconfezionate, c'è sì, sempre quella piaccioneria, sì, invece nel podcast si hanno comunque 45, 50 minuti in cui l'artista, non dico che si mette a nudo, ma ma quasi, perché quasi, comunque dice sì. tantissime cose che davanti a una telecamera televisiva non direbbe mai. Per Quindi, esempio non io lo ho apprezzato il fatto che abbiamo iniziato l'intervista dicendo che lavori in aeroporto e in celofani le valigie perché diventi più reale, no? Cioè è chiaro certo, che sì, sì, uno sì, no, mi Stefano De piace perché le persone che Martino, si raccontano come grandi attori poi in realtà non lo esatto, sono, cioè noi siamo esatto, real, 100% esatto, è real, inutile far diciamo chi finta, siamo e no? cosa facciamo. Esattamente, ed è Sì, questo secondo me è quello che effettivamente hai ragione, piace ai follower, perché anche i follower sono reali
e cercano un contatto diretto e più diretto di quello che hanno invece in televisione, no? Sì, Quindi, per esempio, a me ultimamente mi sta piacendo il gioco degli affari tuoi, dei pacchi, perché mi piace Stefano De sì. Martino come si comporta, no? Come Non personaggio solo non riguarda televisivo, la eccetera. televisione, Sì. però mi ha colpito che lui è veramente bravo, no? Più bravo secondo me che di Amadeus, ha un modo suo di fare che è bello, no? Però mi chiedo, wow, chissà che vita ha fuori dalla televisione Quella curiosità che alla fine ti porta a seguire alcuni personaggi. A me e per esempio dici, piace Ilary Blasi, che uno dice: "Ma perché ti piace Ilary Bla", mi sta simpatica. E quindi ok, mi sono guardato la sua serie su Netflix, Unica, mi sono guardato i programmi, i suoi podcast, perché vuoi capire cosa c'è dietro il personaggio pubblico e e perché è magari diventato riconoscerti perché pubblico? sì, tante volte ci sono delle storie in cui tra l'altro ti puoi riconoscere. C'è una cosa che mi è interessato in quello che hai detto poco fa. Hai detto: "Mi sento vicino a loro". Perché? Cioè hai detto: "Forse ho una doppia personalità e in da Sì. un lato mi sento vicino a loro". In che senso? È la parte narcisista, vorresti essere famoso o ti senti già Un po' anche quello forse, eh, ma un po' anche il eh, fatto che io noto sui social, magari soprattutto su Facebook, che forse è diventato ormai lo sfogatoio dei boomers, vedo sì. tantissima cattiveria verso qualsiasi tipo di persona che ce la fa. E Ah, non la okay. capisco, cioè devo dire sinceramente, se la prendono, non so, con Elodie. Elodie fin quando era bruttina, era tutta coi capelli corti, colorati, quindi un po' sottotono, Sì. piaceva. Appena è sbocciata, quindi ha lasciato Mh-mh. crescere la chioma, magari ha dei vestiti Se un la pochino più tira. sexy, ecco, appena è sbocciata è diventata oggetto dell'odio delle boomer soprattutto. La odiano perché è scosciata, perché è svergognata, perché mostra le gambe. Ma io dico: "Ma scusate, cioè era Allora prima è la stessa persona di prima, adesso semplicemente è più commerciale, è sbocciata, piace di più", però sembra che la gente odi quando un'altra persona ha successo, piace, cioè un odio che io veramente non capisco perché Elodie, come un'altra sono persone come noi. Tra l'altro Elodie sì. è segno Toro come me, io un'altra cosa che mi piace molto è l'oroscopo, quindi tendo ad andare a controllare questi vari famosi di che segno sono e cercare di capire un po' cosa c'è dietro il personaggio. Cioè Elodie è una persona molto schietta, molto onesta, molto franca, cioè non se la tira per niente. Io ti dico, l'ho conosciuta dal vivo per la prima volta al Caribe Bay, che è un parco acquatico a Jesolo, faceva caldissimo, era agosto, c'era un sacco di ragazzini che volevano l'autografo, lei ha fatto fino all'ultimo autografo. Fino Ah, all'ultimo. okay. Io dalla faccia che ha fatto ho capito che non ne poteva più neanche lei, ma non si è tirata indietro, ha fatto Okay. fino all'ultimo autografo sudando sotto il sole. È L'ho un po' una apprezzata. sorta di ringraziamento, no, che Sì, fai dicendo: "Sono famoso, ma in realtà lo sono perché la gente mi segue, altrimenti non sarei certo, famoso." sì. Capito? Quindi da un lato sento il dovere di dare in cambio quello che ho ricevuto, no, è un'energia. Sì, anche perché è vero, come dici tu, è uno scambio, sì, perché quello che ti viene a parlare, quindi quello che ti viene a conoscere, Sì, sì, almeno sì, poi sì. ecco, si spera che chi ti viene a conoscere non sia solo fissato perché sei famoso, ma perché in realtà perché c'è qualcosa Eh, di più. Cioè almeno io ti io dico personalmente, io amo alcuni famosi, oppure ad esempio amo Francesca Fagnani, la giornalista, mh-mh. che stanno tornando belve il Sì. 22 aprile, quindi alcuni personaggi che mi affascinano, sono disposto anche a farmi delle file e infatti anche la Fagnani l'ho conosciuta dal vivo l'anno scorso che a Jesolo è venuta a presentare Mala, il suo libro appunto su Roma Criminale. Però ecco, non è che sono matto, cioè vado matto dei famosi così fine a se stesso. Cioè quelle personalità che mi colpiscono, in cui magari in qualche modo mi riconosco, quelli sono disposto magari a fare una fila, andare a comprare il loro libro, a fare la fila per l'autografo, per fare la foto, perché comunque, mi Allora, appassionano. scateno una domanda anche per i follower. Vedo che c'è gente online che ci sta ascoltando in diretta, quindi la faccio anche a voi ragazzi. Allora, quando sono stato al master di comunicazione che ho fatto, che è durato 2 anni, durante una lezione, uno dei professori che studiavamo entrepreneur, che è l'imprenditoria, e la comunicazione marketing all'interno dell'imprenditoria, no? Soprattutto online. Così sapete perché ho un vlog. Al di là di questo, Ah, quindi c'è cioè stata è una lì che ho formazione anche imparato. da parte tua. È lì che ho imparato, cioè lì ho Mh. imparato il mestiere Ah. e volevo impararlo, quindi ci ho lasciato soldi miei, ci ho speso 7.600 € in 2 anni, su formazione personale,
che Eh però sì, è la fatta formazione in vera questi ambiti specifici non è gratuita, si no, no. paga, E tra le quindi altre e devo dire che in realtà sono i 2 anni tra i più ben spesi della mia vita, nel senso proprio investiti, non spesi. Okay, però al di là di questo, la domanda è, e ce l'ha fatta il professore: quando voi volete capire chi siete veramente, pensate di essere milionari. E quindi lo chiedo anche a voi, ora scrivetemelo nei commenti, fateci le domande che volete, no? Se voi foste milionari, quindi lo chiedo anche a te, se tu ora avessi in banca 60 milioni di euro, ok? Cosa staresti facendo in questo momento e dove saresti? Prova, prima immedesimati, ok? Fai proprio un gioco di ruolo. Fate questo gioco di ruolo, ok? Di colpo avete 60 milioni in banca. Che cosa cambia nella vostra vita? Perché sappiamo che i soldi non fanno la felicità, sappiamo che l'amore non si può comprare, eccetera, eccetera, ma sappiamo anche che in una società come questa ci sono due tipi di successo. Anche questa è parte di quello che ho imparato durante la comunicazione. C'è il successo soggettivo, dove tu sei contento di quello che stai facendo della tua vita, e c'è il successo oggettivo, dove non solo tu sei contento, ma il pubblico e la società ti sta ricambiando con il denaro, quindi il profitto. è E un poi successo riconosciuto dalla società e anche a riconosciuto livello e quindi diventa un economico. lavoro, la tua passione diventa il lavoro e grazie a Mh. questo guadagni e tra le altre bene. Quello è considerato nella società moderna che è fondata sul debito, tutte le critiche che vogliamo, tra le altre io, cioè anch'io sono molto critico nei confronti della società moderna, però mi rendo conto che ha un peso questa cosa. Quindi provate a pensarvi milionari e scrivetemi se volete, nel frattempo Paolo prova a rispondere tu. Dove saresti e cosa staresti facendo? A questo punto devo dire che, sì, non penso che, come magari tanti potrebbero dire, sarei su un'isola a godermela, perché in realtà perché è noioso. Alla fine, diciamoci la Sì, verità, anche quando c'hai andiamo in 60 vacanza, milioni. poi ci stufiamo subito alla fine. Sì, a volte secondo me è più bella l'idea della vacanza che la vacanza stessa, perché poi come Sì, dicevano è l'attesa del piacere essa stessa il piacere. Il pensare certo. che fra qualche mese andremo in vacanza, poi magari andiamo in vacanza e non è nemmeno sicuro che ci Poi divertiamo prova a pensarci, abbastanza. cominciamo a scavare a fondo. Se tu avessi 60 milioni, non avresti bisogno di andare in vacanza, perché probabilmente saresti sempre in vacanza. La Appunto. vacanza nell'isola Esa deserta è la cosiddetta fuga da quello che ti fa sì, sentire intrappolato nella tua realtà attuale. Ma tu hai 60 milioni, quindi non hai bisogno di sì, appunto. evadere. E quindi qui Sei sei sempre in perennemente, vacanza, fai quello dov'è che la vuoi. novità diventa una routine, quindi sei spallato più che mai. Non lo so, Ancora io ci sono 8 ragazzi online, ancora nessuno ha scritto, ma scrivete ragazzi, ragazzi aspettiamo di sapere cosa le fareste se vostre aveste idee. 60 milioni di euro? Vai Paolo, continua pure. 60 milioni di euro, beh, magari sicuramente un viaggio lo farei, però non lo so, deciderei di produrre una trasmissione o un podcast. Sì. Okay. Sì, cioè Di deciderei di investire la maggior parte dei soldi su qualcosa che mi piace. Quindi sì, okay. di fare magari una trasmissione televisiva prodotta da me, Pensa con degli che amici, con dei Non soci. è non è meraviglioso che già solo iniziando a ragionare, questo secondo me fa di te una bella persona, poi ti spiego perché, ma, non è meraviglioso che siamo tornati alla passione? Cioè, se avessi 60 milioni di euro mi dedicherei alle mie passioni e Eh beh farei sì, produzione di un podcast. Poi la cosa che fa bello di te, secondo me, come bella persona, è che tu appunto torni alla passione. Magari qualcun altro, si perde in altre cose e non lo so, ma secondo me una bella persona è una che anche con i soldi continuerebbe a fare quello che fa, ovviamente più in grande, fatto meglio, certo, avendo con quelle tutti risorse che magari perché anche per esempio quel programma a cui avevo partecipato, io so che comunque un'altra conduttrice aveva investito dei soldi, perché comunque, ci vuole il certo, finanziamento in tutto. certo, Quindi comunque sì, magari invece di invitare certi famosi a tutti, mi piacerebbe ecco, un'altra cosa mi stai facendo venire in mente. eh, Mi piacerebbe magari fare il talent scout, andare a eh, cercare qualcuno da intervistare, per tirare fuori qualcosa che di solito non passa o in televisione o comunque nel mainstream,
Perché alla fine anche vedo tante volte i programmi televisivi sono sempre gli stessi, i personaggi sono sempre gli stessi, triti e ritriti, quelli che vanno nei reality, sono sempre le stesse persone che non sanno più cosa inventarsi, perché alla fine una volta che la tua vita la racconti un po' di volte, vai nei reality, poi alla fine è sempre quella. Mentre invece secondo me ci sono tantissime persone che hanno tanto da dire. Ci sono Quindi per esempio c'è una cosa da aggiungere, sempre nella comunicazione, ma diciamo nell'entrepreneur, no, quando tu diventi, milionario, hai acquisito la prima P, che è il profitto. Poi sì, ce ne sono altre 2 ed è incredibile, tu dici: "Come? Son milionario, pensavo di aver fatto tutto quello che dovevo in questa società." Invece non è vero, è solo la prima P, sono 3 le P. La prima è il profitto, la seconda è, aspetta che adesso mi sfugge anche a me, allora, profitto, potere, power, you got the power, power. the powerful, no? E il prestigio, e il È il prestigio. prestige, Allora qui vedi dove si incastrano la maggior parte degli esseri umani, perché forse non siamo fatti per essere ricchi, dovremmo essere fatti per stare tutti, diciamo, non è un discorso comunista, ma intendo, ecco. essere tutti a no, 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 Altrimenti per mi carità. dissocio subito. No, 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 anche perché no, 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 non è un mio ideale, Sto cioè penso che il scherzando. comunismo, no, penso che il comunismo, detta questa, potrebbe essere anche un'ottima utopia, ma siccome è Sì, un'utopia, io di solito non seguo l'utopia, cerco di essere più pragmatico, concreto, quindi eccetera, concreto. pragmatico. Vedo che è impossibile, dico è inutile sperare che tutti dicano va bene, tutti uguali, perché è impossibile. In questa Perché società non lo siamo tutti uguali, cioè è è inutile, impossibile. è un po' E come perché non siamo tutti appiattire uguali. tutti, le personalità di tutti, le skills di Esatto. tutti. Siamo Per tutti diversi quanto e unici. per quanto, per esempio, da credente cristiano, credo che sarebbe meraviglioso che almeno a livello spirituale fossimo tutti uguali nel rispetto, perché ognuno ha la sua idea, Sì, ognuno si rapporta alla spiritualità, quindi alla ricerca del superiore, della trascendenza, in un modo diverso, ma tutti hanno, e sarebbe stupendo per me questo, un comunismo spirituale dove tutti mh, sono molto rispettosi e condividono, che è quello che faccio poi con i vlog, cercare di condividere la passione in modo tale che tanta passione messa insieme faccia un diamante con tante facce, no? Senza per sì. forza dire il mio è più bello, il mio è No, fatto meglio, no? Che è proprio una parte, un livello basso, secondo me, di vivere, perché non è vero che quello che facciamo noi è più bello, è più giusto, è fatto meglio, no? Però mi chiedo, hai 60 milioni, vedi per esempio, ogni tanto io ti parlavo a lavoro di MMA, quindi Conor McGregor, che è super famoso, è quel combattente di MMA con la barba irlandese che cammina con le braccia così e ha fatto il disastro praticamente con l'MMA. È diventato milionario tanto che ormai in banca ha circa 600 milioni di euro, più o meno, ok? Più alle sue aziende, eccetera, eccetera, no? E la gente lo critica perché non combatte e non vince titoli, no? Ma voglio dire, questo c'ha 600 milioni di euro in banca, li ha fatti vincendo 2 l'ha cinture, fatto. neanche una, 2 cinture in 2 categorie. Come dire, ho già spuntato, no? Ho già fatto i soldi, adesso sono nella parte del potere e prestigio. E Mh. lui vuole, si vede che vuole il prestigio, cioè vuole, per esempio, ora ha comprato un'intera associazione, cioè, scusa, associazione, un'intera società che fa Barnacle, che sarebbe il combattimento addirittura a mani nude, no? Ah, Se l'è comprata a livello mondiale ed è venuto a Firenze neanche un mese fa a fare la promozione perché ci sarà adesso ad aprile, il 20 aprile, una prima, diciamo, un primo scontro, un primo round qua da noi, no? Il che mi fa capire che lui è già switchato sulle altre 2P. E mi chiedo, tu Paolo e i ragazzi online, no? Riusciresti a controllare, cioè alla fine li vuoi sti 60 milioni di euro o stai meglio più rilassato in un altro modo? no. O pensi che li Io gestiresti? credo di non essere fatto per la mediocrità, ecco, te ne sparo una così, giusto modesta. No, Ok. guarda, la mediocrità io la lascerei la lascerei là. No, penso che mi piacerebbe sì, avere magari qualche risorsa per buttarmi. Per esempio mi sta venendo in mente qualcosa, adesso al giorno d'oggi vedo che anche sui social, anche come modelli per i giovani, ci sono ormai,
trading online, i fuffaguru, quelli dei bitcoin, quelli che ti fanno diventare ricco con poche mosse da casa, gli Sì, sì, OnlyFanser, i sì, content creator di contenuti sessuali che sì, vengono presentati tante volte anche da articoli dei giornali blasonati come dei grandi imprenditori di loro sì, stessi. sì, Ecco, sì, se magari avessero possibilità di avere un programma oppure un podcast mio che avesse successo, mi piacerebbe intervistare quelli che ancora oggi fanno un lavoro in cui non mettono in vendita la loro dignità, perché credo che nel 2025, sempre di più in questi anni, non si conosca né più la dignità né più la vergogna, e quindi per i giovani di oggi, per i ventenni, per i diciottenni, vengono mostrati dai social dei modelli che sono imbarazzanti. Sembra che al quindi, giorno d'oggi che fare un lavoro normale, un lavoro pulito, anche i lavori artigiani del passato che si stanno perdendo, sia una cosa da loser. Mentre invece ok. coloro che mettono in vendita la dignità, quelli sono i vincenti, perché quelli fanno Eh, la grana. Io allora, questo te lo allora, giuro non lo questo, sopporto. questo è interessante perché c'è una parte della società, che è quella che fa queste cose, che si difende dicendo: se tu mi dici questo, mi stai mancando di rispetto perché io sto dignitosamente facendo il mio lavoro. E anche la prostituzione, compresa quella online, è un lavoro. Perché tu mi Sì, ma dici che loro sono non dire mediocre? loro mai che fanno la prostituzione, perché loro dicono che no, loro sono dei content Allora, creator. per Eh quanto no. mi riguarda, chiunque vende parti del proprio corpo online, dal vivo, si prostituisce. Ma Eh. ci sono anche altre forme di prostituzione. Se io, per esempio, domani con il vlog divento milionario come MrBeast e mi chiama Amazon Prime e mi dice rinuncia alla tua passione per dire, che ne so, che tutto quello che hai detto fino a ieri lascia perdere, che è cosa in cui io credevo, da Sì. oggi di che è bello solo Amazon Prime e Anche che la sono prostituzione in libero. senso figurato, certo, ho È una capito, sì. prostituzione, cioè tradisco Anche me stesso. è vero, sì, Quindi, è vero. e mi chiedo se mi offrono 10 milioni di euro per tradire me stesso, tradisco me stesso? Quanto è forte il mio essere oggi Francesco, il mio principio, no? Quanto mi possono comprare? Ho un valore? Capito? Per esempio, io personalmente penso di averlo molto elevato e quindi penso che non accetterei comunque, perché penso che sto Sì. vivendo comunque, sto facendo quello che voglio, vivo della mia passione, ma nonostante questo dovrei trovarmi nella situazione, perché Mh. Un po' effettivamente come i content creator, scusa che ti interrompo, nel senso che sì, vengono a sì, cui vengono proposte collaborazioni bravo, e bravo. per soldi cosa sei disposto a dire davanti Tipo a un MrBeast. telefonino? MrBeast fa delle, so se l'hai visto online MrBeast, no? Che l'altro anno è stato lo youtuber più ricco di tutto il mondo, no? Quindi Mh. è quello che ha più, ha una cosa tipo 360 milioni di follower, una cosa che, cioè la Ferragni in confronto è Ciaone. un'unghia, quindi una ciaone proprio. Vedo questo qui, cioè, cioè, fa tutto quello che vuole, ha fatto un solo format e ti giuro lo farei anche io, perché ti spiego cosa ha fatto. Questo ha creato una città dove ospitare 2000 persone e ha investito 100 milioni di dollari per fare un format che per noi invece è, ci troviamo a casa mia con un tavolo fighissimo che sta per arrivare, non vi anticipo altro, è uno spoiler, però sta arrivando un tavolo molto figo Io ho e visto praticamente qualcosa. esatto, intorno a questo tavolo noi faremo podcast rules. Spesa totale, il tempo che ci mettiamo e gli sponsor che ci stanno aiutando, no? Lui invece ha messo 100 milioni di dollari per fare questa cosa. Quindi in realtà tu dici, allora forse appassiona anche lui, perché 100 milioni di dollari poteva tenerseli in tasca Eh perché sì, ha fatto sta cosa, no? eh Cioè, sì. ormai vuol dire che sta facendo soldi quanto Elon Musk, perché se per permetterti di mettere 100 milioni per fare un format, e questo format è finito su Amazon Prime, e adesso lo stanno mandando su Amazon Prime e chiede delle cose quasi indecenti, ma non a livello sessuale, indecenti in tutti i casi, no? Cioè tipo, guarda, questo è un Lamborghini, se ora tu fai qualcosa nei confronti di quest'altra persona che è socialmente inaccettabile, per dire, gli Ah, fai del male, eccetera, eccetera, ti regalo la Lamborghini, vale oddio, 400 mila dollari, lo fai? E la gente lo fa, cioè molti lo fanno, c'è gente che si oddio. rifiuta, ma quello che mi colpisce è che l'eroe non è quello che si rifiuta, quello che si rifiuta sembra quasi il bigotto noioso.
capito? surreale. È Certo. surreale, Perché cioè adesso vuol la dire persona che fa il lavoro onesto, quella pulita, quella onesta, quello è un perdente. quello è un Quello perdente. dritto è quello che mette le immagini, che vende le foto dei piedi, che si sta costruendo il suo Cioè, futuro. Come? quando Facendo quando la contenu realtà quando la realtà è che i follower che ci stanno guardando anche adesso e ci stanno ascoltando ora, sono identici a noi e si fanno un mazzo così la mattina esatto, per andare al lavoro. Quindi certo. di cosa stiamo parlando? Cioè tu hai 360 milioni di follower che vivono di, tra virgolette, secondo te mediocrità, invece Sì. secondo Mister Beast intendo, no, quando in realtà sono i veri eroi, sono quelli che si alzano È alle 3, vero, 4 di sì, mattina sì. facendosi un culo così per magari mantenere 2 figli, capito? Quindi Ma infatti è che io lo penso come te, sono quelli i veri eroi, non sì, quelli che tengono duro e non mollano, che vanno avanti, che certo, si portano avanti quello è il magari vero quel eroe. contratto a tempo indeterminato e non mollano, perché non è Sì, facile tutti i giorni svegliarsi, andare, fare, brigare, cioè quello è esatto. il vero eroismo. Quindi la domanda dei 60 milioni serve a quello, no? A dire: "Okay, quanto stai facendo quello che fai perché devi e quanto invece faresti altro se potessi?" Capito? Certo. E quindi questo è il domandone ed effettivamente mi ricordo che c'è stato un aneddoto simpaticissimo, uno che ha detto: "Ah, io mi comprei una casa con la piscina da 50 metri, riscaldata, possibilmente con lo schiumatore dell'acqua salata, così non avrei nemmeno le zanzare." Sì, Aveva e tutto il dopo che progetto. e poi che ce fai in quella piscina là così a girarti i pollici? Però quando l'ha detto, Eh, tu capivi tra schiumatore, questo e quell'altro, che aveva già le idee molto chiare sì, e lui voleva quella cosa lì, no? Un altro si è messo a ridere e ha detto: ma la piscina non è comprarla, è mantenerla che costa, no?" E il sì. professore che era sul palco si è messo ha sorriso e ha detto: "Scusami, hai 60 milioni di euro e ti preoccupi di mantenere la piscina?" Capito? E quindi, cioè, pian pianino, con questa domanda, tu sblocchi proprio delle cose. La gente dice: "No, porca miseria, se io avessi 60 milioni di euro non starei facendo niente di quello che sto facendo oggi." Ma siccome nella filosofia greca c'è chi diceva: "Siamo ciò che facciamo", mi chiedo: allora chi sono oggi, se avendo soldi non farei niente di quello che sono? Per quello dico, io avrei il podcast lo stesso, avrei il vlog lo stesso. È chiaro che se avessi 60 milioni di euro sarebbe in un castello più Senti, no, con adesso mi stai facendo veramente i flippare il cervello, perché adesso è un bel trip. viene fuori che le prostitute siamo noi che lavoriamo normale, perché allora No, 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 no. in senso figurato, Vabbè, da un perché dice lato allora sì, cioè il senso di tutto questo l'emozione ha no fatto crollare guarda, il è microfono. saltato anche il microfono. No, cioè questa guarda, mi hai portato a dei nuovi livelli, Il perché alla nuovo fine mondo. se intendiamo in senso figurato la prostituzione, allora forse siamo noi che non stiamo seguendo magari, per tanti motivi la nostra passione, ma che invece stiamo dando la nostra forza lavoro a qualcun altro. Eh, Allora qui direi che a questo punto, per chiudere il cerchio, chiudere questo discorso qua, direi che siamo arrivati a una conclusione, cioè che la passione vale molto di più, quella che è la nostra passione, vale sì, molto di più di qualsiasi cosa, anche dei soldi, e sì, noi dobbiamo seguire la nostra passione perché ci fa stare vivi, al ci di fa là dei stare ci soldi. tiene vivi, sì. Quindi è vero, se tu con i soldi saresti un altro, vuol dire che oggi stai sbagliando tutto e devi rivedere qualcosa della tua vita. Questo è l'esercizio che ci faceva fare il professore. Vedo che ci siamo arrivati alla fine, no? Cioè, spero che anche i ragazzi a casa che si ascoltano abbiano capito, no? Cioè, perché stiamo parlando di passione, no? Ovviamente non posso parlare di giochi di ruolo e miniature ancora con te perché entrerai in questo mondo, ma oggi volevo far conoscere il Paolo Sorteni, come l'altro giorno Luigi Spaccamonti, che il perché vi ho chiesto di lavorare con me, perché secondo me siete due persone che sanno vivere le proprie passioni, perché ti fai le code alle 3 di mattina solo per fare la comparsa in Mission Impossible e non E sai se al magari terzo in quel giorno film conoscerai Tom non Cruise. sì, e non sai nemmeno se ti vedrai neanche per un secondo alla fine nel film, perché niente è sicuro. Per esempio in quel film non si vede nessuno, ma chi se ne E, frega? È e stato pensa bello tutta quanti... l'esperienza, le persone conosciute, le emozioni Esatto. vissute, il mal di pancia che avevo la terza notte, Bravissimo. è stato tutto memorabile.
E qui pensa quanta gente magari dice: "Ma chi te lo fa fare? Ma sei scemo." Capito? Per fare cosa? Per fare la comparsa che magari nei tagli del regista alla Sì. fine manco ti vedono, capito? Sì, che Ma poi tu in dopo dici: realtà "Sommi le CU a fine anno", poi vai a fare il 7,30, ti ritassano, esa ma statene a esatto, casa. No, non lo si fa per il vile denaro, lo si fa perché c'è esattamente. una passione che arde Perché dentro di stai noi. vivendo quel momento. Sì, sì, Stai esatto. vivendo e questo è il senso credo di questo vlog che ho aperto, cioè il fatto che sto condividendo una passione che sto vivendo appieno e i follower che seguono questo canale sono follower che vedo mi scrivono, con cui abbiamo una botta e risposta. Oggi un ragazzo su Instagram mi ha scritto: "Ti ringrazio perché tu sei sempre uno dei più disponibili", no, mi ha fatto un botto di piacere perché in realtà a me piace quando mi scrivono, non vedo l'ora di Sì, rispondere, perché mi sì. piace l'interazione, capito? Eh. Mentre ce ne sono altri che dicono: "No, no, a me basta che paghi l'abbonamento e poi ciao", E io sono capito? bello bello davanti alla camera, soffrivo Bravo. Sobbeo. No, Ma non è quella non è no, passione, no. quello è narcisismo e basta, Sì, ma fine a se capito? stesso Esatto, esatto. molto lì. Qui è Oddio, caduto vedi qual che abbiamo avuto un colpo di scena anche sul tuo set. Non solo sul mio. Qua si è mosso è caduto. qualcosa. È caduto, Oddio. ma grazie al cielo, aspetta che ti faccio vedere cosa è caduto. Mi è caduta questa miniatura che questo è Ah, fantastico, questo è Gotrek, è un ancora. nano sventratore si chiama. Sono dei Ah, nani che si fanno la cresta praticamente col grasso di cinghiale nella storia mh. e si dipingono di arancione e praticamente fanno voto di cercare di morire in battaglia perché hanno perso praticamente qualcosa nella loro vita, tipo non sono riusciti a proteggere la propria famiglia, E quindi il è loro fine è morire morta eroicamente in e pratica. allora a questo punto loro Deci esatto, si impuntano e diventano pericolosissimi perché non hanno più paura di morire e si buttano a capofitto senza armatura, diventano fortissimi ed è tutta una Atto di storia. eroismo, sì. È tutto bene. Questo oggi poi è caduto, ma evidentemente lo scotch ha ceduto, no? No, io Però voglio insomma essere subliminale. Secondo me c'è un contatto. Avete c'è un visto? Qua è contatto. caduto il miracolo, qua il microfono, lì è caduta la miniatura. C'è C'è un qualcosa. C'è entanglement, c'è un qualcosa. entanglement. Sì, c'è qualcosa di elettrico nell'aria. E i Esattamente. nostri e i tuoi follower lo staranno per vedere molto presto, E perché il podcast probabilmente a inizierà casa a di qualcuno breve. di loro è appena accaduto qualcosa. Occio. Vediamo se scrivono. Adesso se è successo davvero, Non provate a oddio! mettervi contro il podcast rules perché occio. Quindi ragazzi, allora per concludere, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo Paolo, non vedo l'ora di No, iniziare perché son sicuro anche a te, io ringrazio te, beh, è stato un piacere. Io devo dire che ero veramente un po' in crisi prima di eh. accendere la telecamera perché mal di testa, per mi hai dato una botta di vita e una carica Bene, incredibile. bene, Sì, son contento perché questo è quello che deve succedere, cioè dobbiamo assolutamente. divertirci e son sicuro che 3 passioni invece di una faranno veramente un E uragano. anche Quindi mi hai fatto riflettere su alcune cose, vabbè, quindi che si fa vuole di più? piacere. Sì, tra le altre abbiamo riflettuto insieme perché anche io ogni volta che mi penso a questa cosa, a seconda del momento della vita in cui mi trovo, cambia la riflessione, eh. Eh sì, Quindi anche cioè, perché qualcuno perché mi è aveva giusto. chiesto prima di questa intervista se noi avessimo un copione. Noi il copione non ce l'abbiamo No, ragazzi. Io 0. ho acceso la camera non sapendo cosa mi avrebbe chiesto, quindi siamo andati tutto a braccio, abbiam fatto un viaggio assieme Esattamente, così, ex novo. esattamente. E tra le altre non mi faccio nemmeno una traccia delle domande da fare, perché ho provato a farla, ma alla fine cercando di seguire quella traccia, non riuscivo a trovare la spontaneità Mh. nell'interlocutore, no, e invece in questo modo qua, partendo più o meno sempre da chi sei, da dove vieni, alla fine si sviluppa la conversazione e vedi che gli argomenti escono, altro che quando Sì, c'è passione, quando c'è sì, passione. Se esce. E no, quando c'è beh anche che c'è sì, in interscambio. sincronia, sì certo, c'è Esatto, uno scambio di esatto, energie e tutto il resto, no, è che è tutto. quello che tengo e spero che avvenga nel canale, no, non è facile perché giustamente dall'altra parte non ho sempre i miei follower che come te ora mi rispondono, no, ma ecco perché dico sempre: scrivete nei commenti,
fatemi sapere, capito? Mentre c'è altra gente che scrive: "Oh, se mettete i commenti meglio perché l'algoritmo di YouTube spinge di più il canale". Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, capito? Cioè, ma perché Sì, lo fai? Perché lo fai? Non ha nessun senso. Vai, fai qualcos'altro, vai a giocare all'Enalotto e spera di vincerlo. certo. Così però non è per quello che fai queste cose, no? Dovresti farlo per l'amore della condivisione e della passione. Questo è il succo della conversazione di oggi. Paolo, io ti ringrazio tantissimo. Anche perché siamo a 59 minuti di Sì, no, siamo live. giusti, siamo Esatto, giusti. ci È il siamo. format, è perfetto, si salva perché sono arrivato massimo a 1 ora e 9 minuti, ma per me l'oretta è fantastica perché Yeah, hai tanto ragazzi tornano indietro, riascoltano tutto quello che vogliono, è un archivio eterno. Non lo questo ci so, però piace. finché non chiuderanno YouTube, ma per il momento siamo Esatto, su per il YouTube. momento rimane Quindi lì. ragazzi, noi vi ringraziamo. A questo punto sapete che inizierà Podcast Rules e saremo io, Paolo e Luigi e vi racconteremo le regole dei giochi vostri preferiti e nostri preferiti, perché poi pian pianino anche loro due cominceranno ad averne e da lì sarà uno spasso. Ok? Ciao a Un tutti! abbraccio a Ciao! tutti, ciao, Ciao! ciao, a prestissimo. Se si Ciao. chiude, perché vedo che qua nel Sì, sì. frattempo